Buongiorno, buongiorno, giorno 3 del campionato nazionale 1-8 AMSCI qui a Gubbio, giorno di finali. Siamo qui con Mirko Salemi. Buongiorno a tutti. Benvenuto. E cosa ci racconti della giornata di ieri delle qualificazioni, scusa? Allora, purtroppo abbiamo avuto una giornata brutta per le condizioni meteo che ci hanno privato di condizioni asciutte e purtroppo abbiamo corso sul bagnato. È un po' un'incognita, diciamo, trovare le gomme giuste e eventuale assetto giusto, non avendo mai praticato queste condizioni. Però dai, abbastanza bene, siamo in finale A, che era l'obiettivo minimo, e oggi speriamo di avere condizioni asciutte per esprimere il potenziale. Senti, qua vedo una bellissima Capricorn Lab 0804. 804, sì. Ok, perfetto. Bellissimo pezzo di micromeccanica, diciamo così. Senti, c'è una caratteristica particolare che risalta rispetto alle altre in questo modello? Allora, una caratteristica della nostra macchina, ecco, rispetto alle altre non so dirti bene perché non le utilizzo, però noi abbiamo sicuramente, motoristicamente, la macchinina fa risaltare il motore perché va molto bene, è molto libero, sicuramente è una macchinina facilissima da guidare. E io penso che oltre i piloti, diciamo, un po' expert, ma soprattutto per un pilota medio sia il fattore importante, e soprattutto la messa a punto del modello è, diciamo, semplice. Senti, come si sposa con il modello rispetto alla tua guida? Tu sei uno che forse ha una guida un pelettino più pulita rispetto Allora, allo sì, standard? io non, diciamo, la guida sporca non è il mio stile, Ok. però per andare forte a certi livelli bisogna essere abbastanza aggressivi, e quindi diciamo che questo modello si rispecchia abbastanza bene con il mio stile di guida. Molto 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 bene, bellissimo come sempre. Senti, qua abbiamo la solita rubrichetta che abbiamo fatto, domande a scoppio, che sono delle domande di risposta molto veloci. Senti, a che età il primo modello e dove? Allora, il primo modello nel 2007, vuoi sapere il modello? Se te lo ricordi sì, Era una Mugen MRX4X, se non sbaglio. quindi un 8. Sì, una 8. E dove io ho iniziato a Leno perché avevo la mia famiglia che già praticava Walter, che Sì, già sì. era a livelli mondiali abbastanza forte, diciamo. Sì, era mi ha già era indirizzato già nel modo giusto. Senti, la pista che ami di più immagino Leno. Dove la Sì, pista del cuore. soprattutto Leno, sì, ci sono tante altre belle piste dove ho girato, però Leno sì, sicuramente. Molto bene. Senti, invece quella più odiata, no, non la pista più odiata, però quella in cui, diciamo, hai più difficoltà a esprimerti. Dove ho più difficoltà? Dove rimani. Allora, diciamo gioie e dolori, facciamo così. Ok. Dove ad esempio Fiorano è una pista dove Sei- tantissimi piloti vanno forte, e molte volte sono andato forte, molte volte sono andato in difficoltà, non piano, dai, in difficoltà. Ok. Sono in molti che parlano di Fiorano come una pista Probabilmente è ostica. comune la sensazione. Ostica, sì, si vede che è un bel challenge per esprimersi. Senti, un voto alla pista di Gubbio da 1 a 10? 10, facciamo 9,5, peccato per il tempo, potevate fare meglio, dai. Vabbè, se ce lo dicevano in anticipo ci potevamo attrezzare. Senti, la parte più bella della pista qua a Gubbio, c'è un punto particolare? Allora, che a me piace è l'entrata sul rettilineo, l'accelerazione prima del rettilineo. Sì, là se riesci a farla... Sì, bisogna fare tornata unica. una bella staccata, perché comunque lì la macchina non è sempre, cioè scivola abbastanza, quindi bisogna arrivare belli puliti in modo da fare l'accelerazione bella larga e fare tutto il curvone, non fare calare il motore, fare insomma un bel lavoro lì. Deve essere proprio lineare. Sì, esatto. Poi in queste condizioni non proprio soleggiatissime, la mattina è un dramma perché la parte Ecco, che esatto, si lì la asciuga- curva prima è critica per quanto riguarda le finali per il cappottamento. Esatto. Quindi bisogna avere un modello col setup giusto per non cappottare, per andare forte, un bel mix. Ok, invece la parte più difficile?
La più difficile dove diciamo fa il tempo è la chicane. Chicane senza pizzicare i cordoli, senza prenderli e abbattervi la barriera, lì diciamo è difficile. Senti, tu ormai hai una grossa esperienza anche a livello mondiale, diciamo così. C'hai mai, dici, le sensazioni riguardo al dopo gara per quanto riguarda, io parlo di mondiale ma comunque la prima gara grande che hai corso e l'ultima, con in mezzo anni e anni di esperienza. Allora, la prima gara importante, bisogna anche ricordarsi. Italiano, europeo. Inizia con l'ultima, Ok. il mondiale in America, esatto. Non mi aspettavo di vincere sicuramente, però sai, l'ambizione quando sei a un certo livello, la finale, i primi 10 al mondo, inizialmente li vedi, dici cavolo, i 10 al mondo sono i più forti, che bello sarebbe. Poi diciamo, la prestazione, la performance non era male, si poteva ambire ai 10 al mondo, però ho avuto problemi tecnici, mi sono dovuto fermare. Un pizzichino di fortuna che è quella che non guasta mai. Senti, Schumacher o Hamilton? Schumacher o Hamilton? Bella domanda, bella domanda, io preferisco Schumacher. Ok, perfetto. Senti, l'avversario più tosto, qua la domanda è diretta, però magari se hai una persona qua nel paddock in cui hai avuto, diciamo, come posso dire, la competitività maggiore, diciamo così, c'è qualcuno in cui... No, in particolare no. Nessuno? No, ci sono tanti piloti bravissimi, esatto. Ok, perfetto. Senti, la prima cosa che fai invece quando vai in una pista nuova? Te la giri a piedi? No, inizialmente guardo altri modelli girare. Ok. E Capire sì, dagli altri sì, come- poi diciamo che sono anche uno dei primi di solito a arrivare sulla pista, iniziare a girare. Faccio tanta pratica inizialmente per sistemare la macchinina, diciamo. Ok. Senti, Casonsei o Polenta Taragna? Casoncelli. Casonsei, ok. Casoncelli, Sì, scusa sì. la pronuncia. No, beh, ma io vivo a Brescia, ma sono originario della Sicilia, quindi Ah, ok, perfetto. anche se mi parli in dialetto bresciano non lo capisco. Ok, Quindi capisco. Senti, le ultime due domande al Vai. volo. Una domanda sono due. Un consiglio per qualcuno che inizia da poco e invece cosa sconsigli? ho un consiglio per chi inizia. Allora, prima di tutto allenarsi, perché quello lì è importante. Un altro consiglio potrebbe essere di trovare un buon negoziante che ti può aiutare o una marca di modello Che ti può supportare? che ti può supportare anche con i piloti ufficiali, con il distributore, che comunque per lavoro ti possono aiutare. Diciamo, trovare Di non, un mentor. di non vergognarsi a chiedere, che non è un problema, almeno per quanto mi riguarda non è un problema. Bellissimo, bellissimo. Invece cosa sconsigli? Cosa sconsiglio? È una bella domanda anche questa. Sconsiglio di... Non lo so, sai. Non lo so. Non lo so. Non smettere di divertirsi, molti hanno risposto. Esatto, sì, questa potrebbe essere una definizione, di fare tutto per divertirsi. Che nei Perché... bui ci Esatto, deve esatto, sempre- ci deve essere sempre il divertimento, esatto, è vero, è vero. Perfetto Mirko, ti ringrazio, buona domenica e buona gara. Va bene, grazie a te, speriamo bene. Grazie ancora. Fantastico.